Buongiorno e benvenuti a tutti. Allora, nonostante io sia preso completamente col trasloco in Norvegia, non volevo lasciare buchi di produzione, quindi ho deciso oggi di fare un video molto leggero, molto semplice e che spero vi piaccia. Sono passato l'altro giorno di fianco a un'epicerie asiatica. Cos'è un'epicerie? È un negozietto con prodotti, in questo caso asiatici. Quindi ho preso una decina di prodotti da mangiare e da bere a random e oggi li proverò qua con voi. Allora, io direi di cominciare con questi. Questi li ho visti nel frigorifero e mi sono chiesto che cosa fosse. Il tipo delle pizzerie mi spiega che sono dei cubi di carne con aglio, peperoncino e foglie di mostarda, se non mi sbaglio, e che si accompagnano benissimo con la birra. Non ho la birra per accompagnarli, purtroppo. Quindi spacchettiamo. Wow. Allora, quello che si presenta è questo. È un blocco di carne con questa foglia. Profuma di tartare. Ragazzi, il mio nuovo cibo preferito. Non ho idea nemmeno di come... Si chiamano Latamrot. È la roba più fantastica che io abbia mai mangiato, vi giuro. Non è per enfatizzare per il video, è assurdo, ma ne mangio un altro subito anche. È un po'... A vederlo ricorda la Simmental, perché sembra carne in gelatina, però è bello duro, cioè quando lo mangi sembra un pezzo di salame. E ha questo piccante, questo aglio, questo... Wow! Capisco perché mi ha detto che andava bene con la birra, perché è proprio quella cosa che ti puoi mangiare così. Guardate, è stupendo, stupendo. Cominciamo col botto. Sinceramente, minchia, questo era anche bello piccante. Cominciamo col botto perché davvero sono rimasto wow. Io direi voto questo 10 su 10. 10 e lode. Passiamo al prossimo. Il prossimo è questo. Sono delle patatine di gambero. Piccanti pure queste in teoria. C'è un sacco di roba piccante. Oh! L'odore è esattamente quello del mangiare dei pesci. Proprio è lui. Speriamo che il sapore non sia uguale. Non so se il piccante arriva dopo, ma o perché ho mangiato il blocco di carne prima, ma non mi sembrano piccanti. Si presentano come una patatina classica. Sono buone. Sono tra... Cioè, il sapore mi ricorda quello dei tuk un pochino e quello delle nuvole di gambero. Un mix. E sinceramente il sapore annulla l'odore di mangiare di pesce, quindi tutto sommato non male. Senza infamia, senza lode, 7? 7. Allora, per continuare ho trovato questa bevanda bean soy bean, alla soia in pratica. Non c'è tanto altro da aggiungere, è una bevanda alla soia. Frizzante. Non fa odore. E non è frizzante, ha solo fatto tss. È un lattino di soia. Non male in realtà. Cioè magari non me lo comprerei così da bere in giro, però va bene, dai. 6,5. Questo ce lo teniamo per le prossime cose piccanti. Per il prossimo abbiamo questi qua. Sembrano degli spiedini di pesce a quanto pare. Questi non dovrebbero essere piccanti.
Non penso che saranno buonissimi, ma provare per credere. Sono davvero poco invitanti in realtà a vederli così. Cheers! Allora, il sapore in sé non è nemmeno così terribile, ma la texture, raga, è come mangiare una suola delle scarpe. Cioè, vi faccio vedere. Non si rompe, oh. Cioè, questa cosa... A parte che ti ci vogliono 10 minuti per mangiarne uno, è dolce, con però sapore di tonno in scatola tipo. No, questo io direi 4, perché sono gentile. Un po' di lattino e procediamo. Allora, questo qua non ho capito perfettamente che cos'è. C'è scritto fermentato e piccante, acido, foglie di mostarda in salsa di soia. Foglie di mostarda dovrebbero esserci qua dentro. Non so se si usano per qualche preparazione o si mangiano così, ma noi ce le mangeremo così. A vederlo sembra la giardiniera. Non so se avete mai mangiato una giardiniera, però sembra vagamente questa cosa. Vado a prendere una forchetta. Ok, andiamo all'assaggio. Vedete, sembrano tipo dei pezzi di... non lo so, sedano, cavolo. Sembra sedano in consistenza, o una verza, è bello croccante comunque. È super buono perché sa di salsa agrodolce ed è super piccante. Cioè, non me lo aspettavo così piccante. Però si mangia che è una meraviglia. Allora, non so se va accompagnato con qualcosa, appunto, però mi piace. È un'ottima alternativa ai cetriolini sott'aceto, secondo me, quando fai aperitivo. Ti strappano la lingua e il palato perché sono davvero forti, ma tutto sommato io 8, un bell'8 glielo do, sì. Come prossimo step abbiamo il kimchi. Penso che tutti voi ne hanno sentito parlare. Se non ne avete mai sentito parlare, ecco qua la prima volta. Dovrebbe essere del cavolo cinese fermentato, mischiato con un sacco di roba, e io ne ho sempre sentito parlare ma non l'ho mai mangiato, quindi ci apprestiamo a mangiarlo. Porca troia. L'odore è un po' quello del minestrone. E questo è quello che ci si presenta nel barattolo. Guardate come sgocciola proprio. Sente. È come mangiare un minestrone freddo col pomodoro. Non è piccante, non è invasivo. Molto più easy di quello che pensassi. C'è gente che dice: oh no, il kimchi non mi piace a me. Sa va. Non è altro che, penso appunto, cavolo in acqua, pomodoro e spezie. Buono. Cioè, dice poco, ecco. Questo devo dire, non è quella cosa che mangi che fai wow come loro o come questo. Lo mangi, dai,
7 meno. Ora, prima di passare alla parte quella succosa, volevo un attimo sciacquarmi con un bel mochi al mango. I mochi io li adoro. In realtà li ho scoperti da pochissimo, cioè ne avevo sentito parlare ma ho iniziato a mangiarli 2-3 mesi fa. E quelli tipo mango, frutto della passione, così, sono i miei preferiti. Porca troia, come cazzo chiudono le cose in Giappone e Corea? E voilà, questo è il nostro bellissimo mochi. Allora, non è il mochi più buono che ho mangiato in vita mia, ma è sempre comunque molto buono. Io direi un bel 7, perché non è il più buono che ho mangiato, ma è buono. Sorsino di latte di soia. Stiamo per avvicinarci alla fine, mancano 4 prodotti. Uno sono questi, i dumpling ai gamberi. Li vado a cucinare e torno. Il secondo piatto che cucinerò è lui, il ramen più piccante dei ramen piccanti. Questo su YouTube si è già visto in altre occasioni. E questo dovrebbe essere abbastanza intenso, quindi vado a fare queste 2 preparazioni e ci rivediamo qua. Comunque, riprovando le patatine al gambero, si sente un forte sapore di gambero e si sente anche che sono piccanti, abbastanza. Sono buone, dai. Mentre il ramen e i dumpling cuociono, ho ancora 2 bibite da provare. Io direi che andiamo con questa. Queste le ho viste più volte, sono di tanti colori e non ho assolutamente idea di cosa siano, però. Quindi andiamo a provarle insieme. Una faccia di roba chimica. No, ma che figata! Sono quelle bottiglie con la pallina, come si faceva un tempo anche in Italia. Mi sono sporcato, mannaggia. Come si faceva un tempo anche in Italia, al posto del tappo c'è questa pallina di vetro, una biglia di vetro, che bisogna spingere giù e così apri appunto la bottiglia. C'erano le istruzioni, le ho rotte, penso. No, sono qua dietro. Prendi questo, pigia questo, prendi questo. Ok, questo si... Figa, ma un bambino che deve aprire questa roba come cazzo fa? Wow, inaspettato. Questa roba comunque, cioè, mettere il tappo, quello che tiri su, tu, secondo me era più semplice. E c'è la biglia dentro che si muove. Boh, cin cin. È la cedrata Tassoni, regà. Ma che bello! Tutta sta manfrina per una cedrata, ma sono super contento. Pensavo fosse una roba chimicona, che quelle che ne bevi tanto così e invece è cedrata. Ammetto che è un po' scomoda sia da aprire che da bere, però la bottiglia è bella e la cedrata è buona. Quindi, allora, c'è anche una parte ludica, se vogliamo vedere. Tra cedrata buona, parte ludica, packaging divertente, 8 meno. La cedrata mi ha stupito. Allora, abbiamo la nostra caraffa d'acqua bollente. Andiamo a ouvrir. Il nostro pacco di noodles istantanei. Andiamo a metterci la Premier Sauce, che ha il colore del male.
E poi ci aggiungiamo, questo sembra sesamo e alghe. Fino alla linea. Chiudiamo lasciando, non si chiude benissimo, e lasciamo riposare per 5 minuti più o meno, il tempo che i noodles assorbano tutta l'acqua. Allora, nel mentre che il ramen si prepara, abbiamo i nostri dumpling pronti, che sarebbero stati dovuti fare alla vaporiera, ma io non ce l'ho, quindi li ho semplicemente saltati in padella e ne ho quasi bruciati alcuni. Detto questo, io parto all'assaggio. Sono proprio buoni, raga, sono proprio buoni, anzi la parte bruciacchiata gli dà pure quel tocchettino in più. La cosa buona è che non è che sono al gambero, c'è proprio il gambero dentro, cioè lo senti anche quando mastichi. Sono super buoni. Questi, se non mi fossi abbuffato con tutto il resto della roba, me li sarei potuti anche mangiare tutti probabilmente, ma comincio a sentire i primi segni di cedimento, quindi li conserverò per stasera. Sempre mentre aspetto che i noodle siano pronti, proviamo l'ultimo prodotto che ho trovato, questo qua. Allora, partiamo dal packaging. Sembra una bottiglia di olio motore. Seconda cosa, l'etichetta non so se si nota, ma sembra che sia stata stampata in casa, cioè avrei potuto stamparla anch'io questa etichetta probabilmente, e poi incollarla con un po' proprio di colla stick. Ha l'aria molto spartana, diciamo, questo prodotto. C'è scritto di agitarlo, dovrebbe essere tipo un concentrato di zenzero, e mischiarlo a figa, ma come chiudono le cose in Asia! E mischiarlo ad acqua naturale o frizzante, come si preferisce. Lo zenzero direi che si sente, almeno magari mi fa digerire. Un dito, vai, questa è la quantità di zenzero che ho messo, un centimetro facciamo. E ora andiamo ad aggiungerci la nostra H2 water. Mescoliamo col retro della forchetta, c'è proprio scritto mescolare col retro della forchetta. E salute! È stupendo. A parte che mi fa digerire questa roba sicuramente. È buono, è fresco, non è zuccherato, quindi non... o meglio, penso non sia zuccherato. C'è lo zucchero invece, però niente, c'è lo zucchero, però non si sente più di tanto. Sembra davvero di bersi un Moscow Mule senza alcol, questo qui con una bella acqua gasata fresca e in pieno agosto va giù che è una meraviglia. O secondo me, anche quando state male, con un po' di acqua calda vi fate tipo un grog, un biberone con questo qua dell'acqua calda, e secondo me vi rimette al mondo. Ovviamente vi deve piacere lo zenzero, altrimenti questo per voi è il male. Allora, il mio corpo ha ampiamente superato i primi cenni di sedimento, ma ho ancora da mangiare il ramen. Quindi, gambe in spalla e spalle in culo. Ok. Il colore è bello rosso, bello. Ma ho un po' paura in realtà, perché non so cosa aspettarmi. Io mangio di brutto piccante in realtà, però gli asiatici ogni tanto ti fanno gli scherzetti.
Cin cin. Avrei dovuto tenere il latte di soia. È un piccante diverso da quello che siamo abituati. Sto salivando. È intenso. È un piccante che si espande in tutta la bocca proprio e resta lì. Non è che tipo il wasabi che ti prende un attimo il naso e poi sparisce. Questo qui non va via e sale subito. E appunto sto facendo fatica a parlare, ma più che altro perché sto salivando come un maiale. Da mangiare un'intera è impegnativo, sì, lo ammetto, anche per me. Più che altro che ho mangiato tutta la roba prima, quindi il mio stomaco sta già chiedendo pietà e sono sicuro che se dovessi buttare giù tutto questo ramen finirei con i crampi allo stomaco in bagno. Ma per il content ok, questo lo finirò in un'altra vita. Ma perché mangiare una roba del genere? Comunque non so se sono le luci puntate contro, gli zuccheri, il cibo spazzatura, il piccante, ma mi sto sentendo come se fossi ubriaco allora che non ho ancora bevuto niente. Mi sento molto pesante di stomaco, tipo che adesso vorrei sdraiarmi, dormire e morire lì per il resto della giornata. La bocca va in fiamme, 2 cucchiai di quei noodles e la mia giornata è finita. Allora, tirando le somme e sommando le tire, loro hanno vinto in assoluto il primo premio. Non ho idea davvero di come si chiamano. C'è scritto Nemshua Latam Ruot. Latam Ruot sembra pure un insulto in napoletano. Buoni comunque, buoni. La cosa invece che penso mi abbia deluso di più sono loro. Loro non mi hanno detto proprio niente. Sono strani da mangiare, non particolarmente buoni e voilà. Quindi primo posto, ultimo posto. Tutto il resto, tutto sommato, qualcosa più, qualcosa meno, direi che era ottimo. Detto questo, grazie mille per aver guardato questo video. Il prossimo video che vedrete... starò peggio che adesso con i noodles piccanti. Sto morendo. Il prossimo video che vedrete sarà la mia avventura, ovvero il viaggio della salvezza per trasferirsi da Lione ad Oslo. Sarà un viaggio estenuante dove saremo, diciamo, in 4 stati differenti in poco più di 24 ore. Il viaggio durerà poco più di 24 ore e poi vi spiegherò perché di tutto questo ambaradà nel prossimo video. Detto questo, ricordatevi di iscrivervi, attivate le notifiche, commentate, mettete mi piace, condividete dappertutto, dovete farmi fare i big money. E detto questo, un saluto a tutti e au revoir.